Carissimi amici, buongiorno e bentornati. Oggi vi ho preparato un menù per la vigilia di Natale. È un menù molto semplice da fare, con due piatti classici e due mie ricette. Si parte da un classico degli anni 80, ovvero il cocktail di gamberi. E non solo, ma se volete potete farvi anche la vostra maionese da soli, lo troverete proprio all'interno del video. Per primo ho fatto un risotto, molto semplice, anche se so che se qualcuno di voi un po' storcerà il naso perché è fatto con il nero di seppia, però vi posso assicurare che non ha la problematica che per esempio io ho avuto quando ho mangiato la prima volta un piatto al nero di seppia che era salatissimo. Questo piatto, se seguirete la mia ricetta, sarà equilibrato e sarà perfetto. Ve lo consiglio perché è veramente una bella chicca. Per secondo, un'altra mia ricetta, ovvero la rana pescatrice in porchetta. A parte che è facilissima da fare, il pesce è uno di quelli che ha una bassa spesa, ma poi ha soltanto una lisca centrale che, tolta quella, non ne ha altre. Quindi mangerete un pesce favoloso, straordinario, senza avere l'inconveniente delle lische. E in ultimo una classica panna cotta, dove poi io l'ho addolcita con un coulis ai frutti rossi. Ma se non lo volete fare, potete benissimo condirla con un topping al cioccolato, al caramello salato, ai frutti di bosco, insomma, come desiderate voi. A questo punto potete utilizzare uno dei 4 piatti oppure tutto il menù. Ma se lo farete, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io mi fermo qui e vi aspetto al prossimo video. Bacioni! Per pulire i gamberi cominciamo a togliere la testa. Poi, aiutandoci con un coltello, sfiliamo il budello centrale. Nel qual caso utilizzaste dei gamberi congelati, per togliere il budello centrale, dopo averli puliti, praticate un'incisione sul dorso e togliete il filamento nero. Infine, togliete il resto del carapace. Mi raccomando, non buttateli via, ci potete fare la bisca di gamberi e la ricetta ve la lascio nel link qui sotto in descrizione. Come avete visto, io sto utilizzando due tipi di gamberi, grandi e piccoli. Quelli piccoli mi serviranno per metterli nel fondo della coppa, mentre quelli più grandi li utilizzerò per metterli in bella vista. In una ciotola ampia mettete del ghiaccio e acqua fredda. Portate a ebollizione l'acqua e salatela. Poi aggiungete 2 o 3 foglie di alloro. Infine mettete i gamberi nell'acqua e cuoceteli per 2 minuti. Poi scolateli e immergeteli in acqua e ghiaccio per qualche secondo per bloccare la cottura. Rimarranno più sodi. Infine asciugateli tamponandoli con della carta assorbente. Prepariamo ora la maionese rompendo in un contenitore alto un uovo freschissimo, 200 ml di olio di semi di arachide, il succo di mezzo limone e un cucchiaino di aceto. Salate e frulliamo per 1 o 2 minuti con un frullatore di immersione. Avrete così la vostra maionese fatta in casa. Mettete in una ciotola la vostra maionese e aggiungete 2 cucchiai di ketchup. Se volete farlo da soli c'è anche la ricetta qui sotto in descrizione. Un cucchiaino di Worcestershire, 2 cucchiaini di brandy e mescolate. Avrete la vostra salsa cocktail. In una ciotola e in un bicchiere da cocktail mettete dell'insalata iceberg tagliata a striscioline. I gamberi, prima quelli più piccoli,
Coprite a piacere con la salsa cocktail e poi i gamberi più grandi in bella vista. Ora potete servire il vostro cocktail di gamberi. Procediamo adesso con la pulitura delle cozze. Per chi ancora non lo sapesse, le cozze va tolto intanto questo che viene chiamato in gergo bisso, che sarebbe in pratica la parte dove si attacca la cozza allo scoglio o in questo caso, visto che sono allevamento, a dei pali inseriti all'interno del mare. Va tolto in questa maniera, eccolo qui. Poi dopodiché va spazzolata o con la spazzola di metallo, che io purtroppo oggi non ho soltanto questa retina, o anche con l'aiuto di un coltello per togliere i filamenti esterni. Eccola qua. Procediamo anche con le altre. Cominciamo con l'aprire le cozze. Mettiamo una padella bella alta o un tegame, ci mettiamo l'aglio, un filo d'olio, le nostre cozze, i gambi del prezzemolo e un pochino di prezzemolo tritato sopra. E adesso copriamo il tutto. Versiamo quel dito di vino bianco secco e lo lasciamo evaporare. Guardate che meraviglia queste cozze, sono locali, arrivano da Anzio, uno spettacolo. Le cozze sono tutte aperte, il vino è evaporato, adesso prendiamo le cozze e le mettiamo all'interno di una ciotola, che poi dopo, quando si saranno leggermente raffreddate, le sgusceremo, a parte qualcuna per decorare il piatto. E adesso andremo a frittare il loro liquido. Allora, mettiamo adesso un filo d'olio in una padella bella ampia, capiente, e ci versiamo il riso. E lo facciamo tostare bene con l'olio. Mi raccomando, continuate a girarlo in maniera che non si attacchi e soprattutto non si bruci, ma che facciamolo tostare bene. Una volta tostato, versateci sopra il liquido delle cozze. Mi raccomando sempre di mescolarlo spesso per evitare che si attacchi. Per continuare la cottura, ogni tanto allungatelo con un pochino di acqua calda. Mi raccomando che sia sempre calda, altrimenti se rimane tiepido o addirittura fredda provoca lo shock termico e chiaramente la cottura del riso o non viene comunque bene o comunque ci vuole molto più tempo. Nel frattempo che cuoce il riso prepariamo anche la nostra crema di pecorino, quindi andiamo a mettere all'interno del nostro pentolino la noce di burro e la lasciamo sciogliere a fuoco dolce, mi raccomando. Una volta che si è sciolto, prendete un cucchiaio raso di farina e lo andate a mettere dentro e miscelate il tutto con una frusta. Una volta fatto questo, versate a filo il latte e continuate sempre a miscelare. Una volta che si è amalgamato tutto, mettiamo il nostro pecorino e continuiamo a girare. Come vedete si sta sciogliendo molto bene e continuate così fino a quando non fa più grumi. Così. Ecco, come vedete adesso si è sciolto bene, si è anche creata una leggera crema, quindi adesso spengiamo il fuoco e lo lasciamo così. Il nostro riso è pronto, allunghiamo con un pochino di acqua di cottura il nostro nero di semola e lo andiamo a versare sul risotto e cominciamo a mescolare. Mettiamo anche una parte delle nostre cozze al riso oramai spento e mescoliamo. E ora andiamo a impiattare.
Andiamo a rifinire con la nostra crema di pecorino. Qualche cozza sgusciata. Il piatto è pronto. Buon appetito! Cominciamo a tritare molto finemente l'aglio. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up. E tagliate a listarelle 2 o 3 fette di pancetta. Baby, if we talk for a minute. In un contenitore mettete l'aglio, la pancetta tagliata a listarelle e del rosmarino e mischiate tutto insieme. In una ciotola con del pangrattato mettete il mix che avete fatto in precedenza e mescolate di nuovo. Prendiamo ora la coda della rana pescatrice. Con l'aiuto di un coltello togliete la risca centrale, come vedete non ha spine. Una volta fatto, dividete adesso la coda a metà. Poi, ad ogni metà, tagliatela ancora di nuovo, ricavandone in tutto 4 pezzi. Oh yeah, but maybe your heart is falling for someone else. Incidete ogni pezzo al centro, ricavandone una sacca. We should talk for a minute. Una volta fatto, potete mettere il trito che avete ricavato in precedenza all'interno e poi chiudete bene. I just wanna love you a little to see where this is going. I really need to know, babe. Sul tagliere stendete 3 fette di pancetta. Metteteci sopra la coda della rana pescatrice e chiudete ermeticamente. I might need some help if you let me go, 'cause I'm flying through the sky. Lo seguite così con il resto degli altri pezzi. Su una placca da forno mettete un foglio di carta da forno e ungetelo leggermente con un filo d'olio d'oliva. We're running around in circles. Prendete ora i pezzi di rana pescatrice preparati in precedenza e ricordatevi di metterli con la chiusura della pancetta sulla teglia. Can we just open up, 'cause I got to know if you feel the thing. Mettete anche sulla teglia uno spicchio d'aglio in camicia per dargli un po' di profumo. If you let me go, 'cause I'm flying through the sky and I'm still a little high on you. Dopo i primi minuti di cottura, adesso bagniamoli con del vino bianco e aromatizziamoli con del rosmarino e timo tritati insieme. Prima di servirli potete incidere i tranci come nel video. E ora potete godervi la vostra rana pescatrice in porchetta. Buon appetito! Cominciamo! Per prima cosa mettiamo a bagno in acqua fredda i fogli di gelatina. Poi versiamo la panna in un pentolino, mettiamo un cucchiaino di estratto di vaniglia o i semi di un baccello se ne avete e lo zucchero.
Mettiamo su fuoco medio-basso il pentolino e scaldiamolo fino a quando non si formeranno le bollicine sul bordo. Ci vorranno circa 5 minuti. Poi togliamo dal fuoco. Mettiamoci dentro i fogli di gelatina ammorbiditi in acqua, senza strizzarli, e mescolate. Ora mettete la panna nelle formine o nel bicchiere e chiudete ermeticamente. Lasciate intiepidire e poi poneteli in frigo per almeno 4 ore. Pensiamo ora alla salsa ai frutti di bosco. In un pentolino mettiamo i frutti, qui uso degli ottimi frutti congelati, l'acqua e lo zucchero e scaldate a fuoco medio e mescolate. Scegliete i frutti più belli e soti per la guarnizione, gli altri invece frullateli e finite di cuocere, ci vorranno circa 4-5 minuti. Passate la purea in un colino a maglie strette per togliere gli eventuali semi. Ora prepariamo la decorazione. Qui io mi sono avventurato in una decorazione diciamo così sporca, infatti mia moglie mi ha strillato, ma sta alla vostra fantasia decorare come desiderate. Godetevi questo delizioso dessert.